le sentite le cicale alle 6 di mattina? La cicale è un lavoro serio, Ma cavoli, no, che fa già caldo. Noi pensavamo che fosse perché siamo usciti dall'albergo che aveva l'aria condizionata, e detto, siamo fuori, fa caldo. E invece no, sono le 6 di mattina e fa già un caldo. Oggi è giornata africana. bene. Però si sale un pochino, magari, vediamo, speriamo un po' di fresco. Siamo qui ai portici di San Luca per cominciare la Via degli Dei. Sei contenta che ti ho portato a fare la Via degli Dei? No, non sono i portici di San Luca, stiamo salendo lungo la Postumia al santuario. Oggi si sale, finalmente un po' di salita anche su questa via famosa per essere estremamente piatta. Ed eccola il santuario che c'è in cima alla collinetta che sovrasta Vicenza. Faccio vedere che siamo in alto, però stiamo scendendo, ma poi risaliremo per la gioia di una certa pellegrinetta di mia conoscenza. Il rombo cupo che sentite è l'autostrada A4 che anche oggi attraverseremo. Ho perso il conto di quante volte abbiamo attraversato la A4 in questo cammino. Ed eccoci qui, spuntati nelle vigne. Ho detto di nuovo eccoci qui, vero? La mia è una malattia. Scusatemi. Sulla carta è una delle tappe più belle questa della Postumia che faremo. Vediamo. Agostino di Ippona, in cammino verso la luce. Da quando abbiamo attraversato la A4 fino a qui, qua dovrebbe più o meno terminare, perché ora saliamo su per i colli iberici e scenderemo teoricamente solo all'arrivo all'Onigo. E abbiamo ancora circa 800 metri di salita e 24 km di percorso. No, attraverseremo piccoli abitati dove però c'è poco o nulla. Il prossimo è Valmarana, che ci sono due locali ma aprono dopo mezzogiorno, noi sono le 8:10. Il primo strappo sono 80 metri di salita di dislivello fino a Valmarana. Qui vedete siamo già alzati rispetto al fondovalle dove eravamo un attimo fa, e sale mica male come pendenza, però ancora c'è questo asfalto un po' rovinato, ma non va bene. Abbiamo superato
il primo muro, quello di Valmarana, che eccola qua. Siamo siamo già belli alti, vedete? Siamo sullo sterrato e adesso faremo su e giù lungo il crinale dei Colli Iberici fino a Lonigo. Ti piace la tappa? Non ci si annoia. Mi stanno sudando anche i gomiti, per dire. Ma sono ancora chiusi visto l'orario, compresa questa birreria. Notate lo sguardo sconfitto della pellegrinetta passare davanti alla birreria chiusa. Valmarana, la chiesa, noi vicino dove sono? Ecco, giù di qua. Giù di qua. No, chiesa rimane lì, non ho voglia di salire francamente. Vuoi andare? No. La tappa è già abbastanza lunga, già com'è. Bisogno di rifornimenti. A Valmarana c'è una vending machine che vende di tutto: latte, pane, formaggi, bibite. Guardate qui, c'è tutto: succhi di frutta, latte, bibite, affettato, Qualcosa lo prendo. sì, preservativi, bounty, yogurt, Che cazzata. pasta. Potete sgranocchiarvi della pasta mentre camminate. Per ora abbiamo il cielo velato, che in un'altra occasione ci sarebbe dispiaciuto, ma oggi lo chiamiamo in gloria, come dice Giulia, perché è prevista una giornata caldissima con punti di 37 gradi, magari un po' d'ombra in più ci può far comodo nonostante l'umidità. Ora davanti a noi case delle pozze e poi più nulla, ma proprio nulla fino alla Rocca dei Vescovi, che è un castello. Il panorama da Case della Pozza. Siamo a 21,7 km dall'arrivo e ci mancano ancora 650 metri di salita. Poi sono le 9 di mattina, direi che ce la si può fare con comodo. Buongiorno, dai due in cammino. Oggi stiamo andando a Radicofani. No, praticamente. Allora, no, siamo sempre sulla Postumia, però oggi abbiamo lasciato la pianura e abbiamo iniziato a salire. E contando il percorso dal nostro albergo fino alla Postumia e poi la tappa effettiva, faremo più di 33 km oggi e ci sarà più o meno 1 migliaio di metri di salita, che è più di quello che si trova sulla tappa di Radicofani, che è così temuta da chi fa la francigena. Insieme alla Radicofani a questa qui. Vabbè, questa potrebbe essere peggiore. È molto bella, c'è stato un pezzettino di asfalto, però abbiamo fatto prima mattina, nessun problema. La salita al Monte Berico col santuario ricordava un po', se avete visto qualche video di chi fa la Via degli Dei, la salita dei portici di San Luca con la Basilica di San Luca in cima, perché sono dei lunghissimi portici in salita. Quindi e poi questa tappa farete un sacco di cose, perché... un sacco di cose. E poi niente, proseguiremo in cresta ai colli, su e giù, fino all'arrivo a Lonigo. E qui oggi Vicenza Lonigo. Yeah. Siamo già a un terzo di tappa fatta e un terzo di salita fatta. In questo caso vanno di pari passo. Molto bello e soprattutto fresco, che in giornate calde come quelle di oggi non è da sottovalutare. Questo segnavia non mi è nuovo, però qui è proprio fuori posto. La Rocca dei Vescovi, siamo quasi a metà tappa. È chiusa, la sta per salire, ma noi ora proviamo a dronarla.
sentiero deve essere stato percorso da qualcuno di molto devoto, perché sanno 3-4 km che sotto ogni indicazione ci sono lodi al Signore e altri messaggi di stampo religioso. E davanti a noi adesso, nelle prossime poche centinaia di metri, 2 fontanelle e una trattoria. Sì! Ma che trattoria vabbè. Ma 2 fontanelle, una delle 2 sarà funzionante, no? Funzioni.